Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il portamonete che avete intravisto nelle slide e che va a creare il coordinato con la borsa bandoliera d'autunno che è uscita la settimana scorsa con il tutorial. Vi lascio il link qua in alto. Ho pensato di utilizzare ciò che mi era rimasto dei cordini di quella borsa per realizzare un gadget che potesse intanto essere complementare e comunque super utile. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. L'occorrente per questo progetto è costituito da una rete canvas, questo è uno scampolino 10x17, delle pinze, un bottone automatico senza alette, un ago da lana, uno scampolo di stoffa che ecceda perimetralmente di circa 1 centimetro la rete che avete scelto e 3 tipi di cordino. Nel mio caso abbiamo Swan per tutti e tre, un bordeaux, un ruggine e un beige, ago e filo. Per questa volta aggiungiamo all'occorrente anche un pochino di filato a reta di casa Tessiland nella variante cipria nel mio caso, un uncinetto 3 che useremo alla fine per realizzare il copribottone, un pochino di colla per tessuto e un filo trasparente di nylon che utilizzeremo per assemblare il nostro piccolo portamonete. Passiamo ora al tutorial. Andiamo a realizzare lo stesso motivo del precedente tutorial, lo ripassiamo però insieme. Ci inseriamo nel quadrettino che fa angolo, dal retro, e reinseriamo di nuovo l'ago nel terzo quadretto, contando come primo quello dal quale fuoriesce il nostro cordino. 1, 2 e 3. Passiamo anche in questo caso per 2 volte attorno alla nostra rete. Il segmento successivo sarà realizzato con 4 quadrettini complessivi, quindi rientriamo nel quadretto di fianco al primo che abbiamo lavorato, contiamo come primo quello dal quale fuoriesce il cordino, 1, 2, 3, rientriamo nel quarto, quadretto adiacente ed ora abbiamo da realizzare un segmento di 5 quadrettini. 1, 2, 3, 4, entriamo nel quinto, quadrettino adiacente, creiamo un segmento di 6 quadretti, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel sesto. Realizzata la nostra parte crescente, dobbiamo andare a terminare la freccia con la parte decrescente. Questo vuol dire che dal sesto quadrettino ci sposteremo decrescendo ad ogni colonnina fino ad arrivare a 3 quadretti. Il prossimo segmento sarà da 5, poi da 4 e poi da 3. Ecco completata la prima freccia. Da questo momento andiamo a replicare questo tipo di motivo fino alla fine della nostra riga. Il segmento più corto, ovvero quello da 3, vale sia come ultimo di una freccia che il primo della successiva. Questo vuol dire che una volta conclusa la prima, ripartiremo con il segmento di 4 quadrettini. Non andremo a replicare quello da 3, in modo da dare una continuità al nostro motivo. 1, 2, 3 e 4, vedete? In questo modo. Procediamo per tutta la riga. Terminata la prima riga ci andiamo ad inserire da dove fuoriesce il nostro colore precedente con il secondo colore, nel mio caso il ruggine. La seconda riga andrà a riempire quello che è stato lasciato vuoto dalla prima e a pareggiarsi come è stato all'inizio del nostro lavoro. Quindi, avendo noi concluso con il segmento più corto
da 3 quadrettini, dovremo andare ad integrare il motivo con il segmento più lungo, quello da 6. Conto quindi, sempre partendo da dove ho lasciato il mio cordino, 6 quadrettini. 1, quindi comprendo il quadretto dal quale fuori esce il cordino, 2, 3, 4, 5, mi inserisco nel sesto. Mi sposto nel quadretto adiacente, sempre dove fuori esce il cordino del colore precedente, e vado ad inserire il mio filo. Ora vado a contare 5 quadretti perché sono nella fase decrescente. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a finire esattamente nel quadretto adiacente il primo punto che ho eseguito. Quindi mi trovo automaticamente alla fine di tutta la mia riga, non serve più nemmeno contare. In realtà basta decrescere e aumentare, quindi 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3 e via dicendo, ma comunque andando ad inserire il cordino dove fuori esce il cordino del colore precedente, facendolo invece arrivare su questa linea immaginaria di quadretti non dovresti avere alcun problema. La seconda riga si struttura tutta in questo modo. Si presenta così la nostra seconda riga lavorata. Ci accingiamo a cambiare colore per la terza volta. Riplicheremo però la prima riga, perché questo motivo si struttura su 2 righe, ma noi utilizzeremo 3 colori. Quindi, indipendentemente dalla riga che state lavorando, voi continuate a cambiare colore ogni sequenza. Prendo quindi il mio beige, mi inserisco dove termina il colore precedente e replico la prima riga, quindi inizio con i miei 3 quadrettini che compongono il primo segmento, 1, 2 e 3. Entro nel terzo e continuo la mia riga, quindi a questo punto rientro nel quadrettino dal quale fuori esce il cordino del colore precedente e vado ad eseguire il mio segmento da 4. 1, 2, 3, mi inserisco nel quarto, quindi di fatto replico la prima riga che è quella bordeaux. Dopodiché, cambiando colore, quindi riprendendo il bordeaux, effettuerò la seconda riga, con il beige di nuovo la prima e così via fino ad arrivare alla fine del mio pannello. Pannello completato. In base a come vi troverete con il numero di quadrettini andrete poi a rifinire. Nel mio caso mi sono combinata a realizzare la prima riga che ho dovuto terminare in questo modo, ma il problema non sussiste in quanto questo tipo di trama può essere sconvolta a piacimento restando sempre molto carina. Ora cauterizziamo tutte le codine come vedete e andiamo a posizionare il nostro primo bottone. Simuliamo un assemblaggio per capire più o meno dove andremo a sistemare le nostre chiusure. Vedete, posizioniamo il nostro bottone più o meno, per me qui è la giusta altezza. Mi trovo molto comoda con il fatto che ci sia già un disegno da seguire. Vedete, ho trovato automaticamente il centro senza dover fare assolutamente nessun calcolo. Se non doveste trovarvi con il motivo centrato come il mio e doveste prendere delle misure, vi basterà misurare la lunghezza complessiva del vostro pannello, la lunghezza della vostra chiusura e poi sottrarre la chiusura al pannello e usare i centimetri che vi rimangono divisi per 2 per individuare esattamente la distanza tra l'estremità e il punto dove andrà posizionata la chiusura. Ora vado a posizionare e a fissare la mia chiusura e poi procedo con il fissaggio della fodera. Eccoci al passaggio della fodera. Basterà tagliare uno scampolo di stoffa che ecceda perimetralmente di almeno 1 centimetro il nostro pannello. Vedete, il mio eccede anche un pochino di più, ma non fa niente. Posizioniamo il pannello da foderare con il dritto verso il tavolo e la stoffa con il dritto verso di noi. In questo modo andiamo a ripiegare le estremità proprio per il centimetro che abbiamo lasciato in eccedenza e lo fissiamo con delle mollettine al nostro pannello.
Lo stesso facciamo dal lato lungo e per tutto il perimetro. Vi faccio vedere come procedere con la cucitura. Non andiamo ad attaccarci all'estremità ultima, ma al cordino che vedete spuntare dal retro della nostra stoffa. Eccoci qua. Adesso prendiamo ago e filo e ci inseriamo con l'ago lateralmente, quindi parallelamente all'andamento del cordino, nel cordino. Prendiamo la parte ripiegata della nostra stoffa e la attraversiamo sempre parallelamente, quindi non bucate mai, piuttosto attraversate. I primi punti saranno un pochino più leggeri, però vedete che così non si vede la cucitura e riusciamo a fissare agevolmente la nostra fodera alla lavorazione. Proseguiamo per tutto il perimetro. Foderato il nostro pannello, è il momento di incorporare il secondo bottone. Già mi sono tracciata qualche segno, vi faccio vedere come fare. Simulando sempre un assemblaggio, andiamo a inserire la seconda parte del bottone nella prima. Chiudiamo la patella, premiamo un pochino in modo da lasciare impressa l'impronta delle alettine e qui andiamo a farci dei fori nella fodera. A questo punto togliamo il bottone, la seconda parte del bottone, e andiamo a posizionarla proprio dove sono i fori. Posizionato anche il bottone della patellina, finalmente entra in gioco il nostro filato di rifinitura. Ho pensato di aggiungere questo twist ulteriore perché mi piace davvero molto la resa di questo filato. Andremo a fare, sempre con il nostro ago, qualche giro perimetrale del nostro borsellino, scavalcando la rete in questo modo. Il filo è molto sottile, quindi vi consiglio o di lavorarlo doppio oppure di fare più giri, tanti giri quanti ne serviranno per coprire interamente la nostra rete. Ecco già com'è più rifinito su tutto il perimetro. Io adoro questo effetto che non è di pelliccia, piuttosto di piuma, azzarderei. Molto carino e senz'altro questo filato lo vedremo protagonista di qualche progetto nella prossima stagione. È giunto il momento di andare ad assemblare il nostro piccolo portamonete. Simulando appunto un assemblaggio, ci troviamo già il punto di giunzione tra i due laterali. Lo marchiamo così da non perderlo. In questo caso ci viene in aiuto il nostro filo trasparente. Lo inseriamo nell'ago e iniziamo la nostra cucitura. Prendendo entrambi i pannelli, passando attraverso i punti e scendendo man mano di quadretto in quadretto. E andiamo a proseguire la nostra cucitura. Con il filo trasparente non si vedrà assolutamente nulla e ci assicureremo una perfetta stabilità del nostro portamonete. Eseguiamo questa operazione da entrambi i lati. Non ci resta che coprire la parte dove abbiamo la piastrina in vista e per farlo finalmente utilizziamo il nostro uncinetto numero 3 che io ho abbinato al filato ruggine perché voglio coprire il mio bottone, se così vogliamo chiamarlo, con il ruggine. Eseguiamo un cerchio magico nel quale realizziamo 6 punti bassi. Stringiamo il cerchio e a questo punto, senza fare chiusure di alcun tipo, entriamo immediatamente nel primo punto che abbiamo realizzato e ne realizziamo 2. Effettuiamo un giro di aumenti, 2 punti bassi in ogni punto che ci troviamo disponibile.
Dovremmo ritrovarci al termine del giro con 12 punti bassi. Ed eccoci. Stringiamo ancora il nostro cappietto e ci chiudiamo nel primo punto realizzato con una maglia bassissima. Catenella di sicurezza, tagliamo il filo, tiriamo bene il nostro cerchio magico e nascondiamo i fili. Realizzato il nostro copribottone estetico, non ci resterà che applicarlo con un po' di colla per tessuto nella posizione che reputiamo migliore. Ed eccolo qui il nostro portamonete d'autunno. L'ho già riempito con qualche soldino per farlo subito iniziare a lavorare. L'interno si presenta pulito, assolutamente rifinito. Lo chiudiamo di nuovo. Le misure finali di questo piccolo portamonete sono 9 cm x 6 e qualora voi voleste variare un pochino questa versione base che ho assemblato io, potrete tranquillamente, sempre con della colla, inserire un bottone che magari avete in casa, un bottone particolare, al posto di questo copribottone. A me piace molto in questa versione. Anche per quello che riguarda il filato a reta, qualora voleste un effetto un pochino più fluffy, potrete tranquillamente continuare con qualche giro in più per arrivare alla vostra morbidezza preferita. Accostiamo il progetto alla nostra borsa che abbiamo realizzato la scorsa settimana per farvi vedere quanto in realtà insieme siano davvero molto carini. Da qui anche un'altra idea: qualora aveste già realizzato la borsa autunno, potrete con la stessa tecnica, quindi inserendo il filato a reta nell'ago, andare a ripassare i bordi della lampo per arrivare ad ottenere un effetto assolutamente identico, ma già così devo dire di ritenermi molto soddisfatta. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei tutorial ed anche a lasciarmi un like. Vi invito come al solito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento sotto al video. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.